3, 2, 1, stop. Mi sa che non riuscirò a fare la sfida, a meno che non faccia un'uscita tipo di 100 km. La sfida non lo so, adesso comincio a gocciolare. Mi sa che non riuscirò a fare le 1000 km. Vabbè, purtroppo comincio a gocciolare, mi tocca tornare a casa con pochi chilometri. Cari amici, ben ritrovati. Nel video di oggi mi autolancio una sfida: percorrere 1000 km in un mese in bici. In fondo, a pensarci bene, però 1000 km in bici in un mese non è che siano poi così tanti. Basti pensare ai professionisti che ne percorrono oltre 2000, dai 2000 al 2005, 2006 e probabilmente anche di più. Oppure ci sono molti cicloturisti amatori che nella loro settimana di cicloviaggio riescono anche a superare i 1000 km. Quindi perché per me dovrebbe essere una sfida un po' difficile? Beh, intanto perché 1000 km in bici in un mese non li ho mai fatti. E poi per me la vera sfida non è tanto arrivare a 1000 km, ma arrivare a 1000 km in un mese senza sballare il mio allenamento. Percorro infatti più o meno 800-900 km ogni mese e sono al limite. Il difficile per me è riuscire ad raggiungere quei 100-200 km in più senza finire in sovrallenamento, rispettando i principi della tabella, i tempi di recupero, i periodi di carico, discarico, eccetera. Quindi la mia sfida personale in fondo è questa: riuscire a fare 1000 km in un mese senza andare in sovrallenamento e senza sballare la mia tabella di allenamento. Bene, bando alle ciance e vi lascio alla mia sfida personale, che vi ho raccontato come una sorta di diario giornaliero dei miei giri, con tutti i numeri per tenere d'occhio l'avanzamento della mia challenge. Sarò riuscito a superare me stesso? To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my... Oggi allenamento bello lungo, sono in forma, non vedo l'ora di fare tanti chilometri. Oggi ne farò un bel po', non so quanti, ma oggi è un allenamento lungo. Partiamo perché ho voglia e poi penso che farò anche una fermatina al lago di Corlino, giusto per fare una foto così al panorama, dalla terrazza panoramica, chiamiamola così. Ma bando alle ciance e cominciamo! Bene, il nono giorno di questo mese di agosto, andiamo avanti per raggiungere 1000 km in questo mese. Oggi l'allenamento è abbastanza lungo, non tantissimo, dovrei fermarmi più o meno tra i 60 e i 70 km. Spero di arrivare a 60 perché sono un po' stanchino, visto che l'altro ieri ho fatto una salita abbastanza lunga e quindi sento i glutei un po' indolenziti. Probabilmente mi si smolleranno adesso intanto che pedalo. Speriamo. L'allenamento di oggi sono delle ripetute lunghe in zona 3, quindi una sessantina di chilometri, secondo quello che devo fare. Partiamo anche oggi. Purtroppo oggi sono stanco, non so perché. Mi sono svegliato presto come faccio di solito, ho fatto un po' di addominali, un po' di mobilità articolare come faccio di solito, poi mi sono rimesso un attimo sul letto, mi sono addormentato, ho dormito un'oretta e quando mi sono svegliato ero stanco morto, che non mi sarei neanche alzato dal letto. Non so, oggi sono stanchissimo, mi spiace perché devo fare un allenamento pesante, c'ho già il fiatone, sono appena partito. Sul VO2 Max è una cosa già impegnativa di per sé quando sto bene e adesso vediamo se riesco a farlo. Tra scegliere di riuscire a fare bene l'allenamento e fare pochi chilometri o fare tanti chilometri per portare a casa la sfida, io scelgo di far bene l'allenamento. 3, 2, 1, stop! Fatto quello che dovevo fare, è stata dura, ma a giudicare da come sono partito credevo che non le avrei neanche finite ste ripetute. Vabbè dai, ce l'ho fatta. Siamo a metà mese e spero con questo allenamento di essere arrivato a 500 km.
anche se mi sa che sono 20-30 km sotto. Ciao mucche! Oggi amici sono in mountain bike, giro molto tranquillo e anche breve, e visto che l'altra volta ero stanco ho deciso di fare una cosa tranquilla, vediamo se ho recuperato, e oggi avrei dovuto fare 70-80 km, però non è il caso che mi stressi ulteriormente, quindi oggi giretto breve, vabbè, mi sa che non riuscirò a fare le 1000 km. Il giro di oggi mi servirà per capire se ho recuperato oppure se sono ancora stanco. Approfitto per vedere posti che di solito in bici da corsa non vedo. Oggi è proprio relax, almeno magari riesco a mitigare un po' il segno della bronzatura da ciclista sulle braccia. Sulle gambe no, ma sulle braccia sono uscito un po' più leggero. Oggi 70 km almeno avrei fatto, spero di riuscire a farne almeno 10, va? Vabbè. Amici, oggi il tempo è brutto, forse piove, per adesso no, per fortuna. Sono uscito perché sono indietro con la mia sfida e oggi devo assolutamente fare un po' di chilometri. Non sono più stanco, infatti domani riprenderò i miei allenamenti normali perché ho veramente fatto pochi chilometri in questi 3 giorni e mi sa che non riuscirò a fare la sfida, a meno che non faccia un'uscita tipo di 100 km, ma non credo. Vediamo, intanto oggi vediamo di fare almeno 30, se fossero 30 in mountain bike. Vedete che sto andando piano su terreni dissestati, sarei contento. E purtroppo comincia a gocciolare, mi tocca tornare a casa con pochi chilometri. Lo vedo lontano il mio traguardo. Come vedete oggi piove, sono a casa col rullo. Devo per forza fare allenamento e poi non voglio perdere altri chilometri. Quindi oggi rullo, sessione molto lunga di rullo. Vabbè dai, piuttosto che star fermi. Ok. Ci vediamo alla prossima giornata di allenamento. Anche oggi rullo, oggi mi sarei dovuto riposare secondo la tabella di allenamento, ma se voglio vincere la mia sfida dei chilometri devo fare chilometri. Farò comunque un'oretta leggera. Allenamento terminato, l'orologio mi ha stimato un VO2 max di 60. Per fortuna che sono andato piano. In tutto ho fatto 33 km e mezzo. Amici, sono partito per un cicloviaggio, ieri ho fatto 101 km, quindi forse ho la speranza di portare a termine la mia 1000 km in un mese, la mia sfida personale. Ieri ho fatto 101 km, oggi faccio un giretto tranquillo perché domani ne farò 80 e poi dovrò farne almeno 113 per tornare a casa. Quindi questa botta di chilometri mi ridà un po' di speranza. Ma ancora sono sotto con la media, quindi vedremo come va a finire. Amici, terzo giorno della mia vacanza in bici, oggi dovrò fare 80 km, quindi porterò su di altri 80 km il mio numero di chilometri per la mia sfida dei 1000 km. E la sfida non lo so, adesso comincio a gocciolare. Ho già messo a riparo un po' di attrezzature, cellulare, contachilometri, adesso metterò via le telecamerine. Non so se riuscirò a finire questa sfida. Oggi piove, brutto tempo, ma se voglio portare a termine la mia challenge devo fare un po' di rugby. Amici, oggi è il 31 agosto, ultimo giorno della mia sfida dei 31 giorni che mi sono dato per raggiungere l'obiettivo, che non ho mai raggiunto, di 1000 km. 1000 km in un mese. Magari per qualcuno di voi potrà sembrare una sfida irrisoria, nel senso che vi allenate più di me, quindi riuscite a fare più ore, più chilometri. Io, da quando ho la bici da corsa, ma anche da prima, non ho mai fatto 1000 km in un mese. Ci vado abbastanza vicino perché ultimamente ho aumentato il numero delle ore e quindi dei chilometri nella mia tabella di allenamento, ma a 1000 non sono mai arrivato. Avete seguito nei giorni scorsi nelle immagini tutte le peripezie che ho avuto, poi ho avuto la fortuna quest'ultima settimana di andare a farmi un breve cicloviaggio e lì ho macinato parecchi chilometri. In 5 giorni ho fatto quasi 400 km. Infatti oggi che si conclude la settimana, io sono partito lunedì scorso, oggi è domenica, oggi supererò i 400 km in una settimana e probabilmente, anzi sicuramente, supererò i 1000 km in un mese, perché ho fatto un po' di conti ieri sera e ho visto che mi mancano 25,5 km per arrivare a 1000 km in questo mese di agosto. Adesso ne ho già percorsi 7,9, a brevissimo ne avrò 8 in questo momento
quindi me ne mancano 17. Fra 17 km avrò raggiunto il mio obiettivo, 1000 km in un mese. Challenge superata, ma aspettiamo a dirlo perché ci sono ancora 17 km. Spero che si sia visto, dal ciclocomputer ho fatto 26 km. Questo vuol dire che dovrei aver raggiunto i 1000 km percorsi più 500 metri. Adesso farò un paio di chilometri in più per sicurezza, poi andrò a casa. E poi vi farò sapere se avrò vinto la mia challenge 1000 km in un mese. Beh, la mia faccia dice tutto. Sfida superata. Per l'esattezza, per essere precisi, ho percorso 1004,5 km in un mese. Vi confesso che a metà mese dubitavo di riuscirci. Per fortuna ho fatto durante l'ultima settimana del mese il mio cicloviaggio, che mi ha permesso di percorrere più di 400 km in una settimana. Se volete vederlo, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Mettetevi comodi e preparate i popcorn perché è proprio il film del mio cicloviaggio. Dura 42 minuti, più o meno. Bene, ed ora le conclusioni. Penso che in fondo non sia difficile fare 1000 km in un mese, almeno per me e con la mia tipologia di allenamento, e con un pochino di impegno in più. Comunque ora, almeno per un po', non farò più pazzie del genere, ma rispetterò la tabella alla perfezione. Credo comunque che fare una pazzia sportiva ogni tanto, divertirsi e sfidarsi a superare i propri limiti, sia una cosa giusta, e per questo mi lancerò altre sfide. Se qualcuno di voi vuole proporre qualche sfida, me la scriva nei commenti, magari la farò. Bene, grazie per avermi seguito anche in questa sfida. Un saluto oltre 1000 km da Lucoral. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost.